il reparto IT della mia azienda, che diventa non solamente il reparto IT, ma anche il reparto delle risorse digitali, di ricerca del personale. È assurdo? Forse sì, eppure una persona con un bel po' di capacità sul mondo dell'intelligenza artificiale, il CEO di Nvidia, ha detto proprio quello. Ha detto: attenzione agli agenti, perché il vostro reparto IT diventerà il nuovo reparto HR. Vero? Falso? Cosa implica? Ne parliamo oggi, perché è una cosa di cui mi interessa chiacchierare. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, Jensen Huang, non so se lo conoscete, è il CEO di Nvidia, che ha lanciato in una delle ultime interviste una bomba. L'IT sarà il nuovo HR, cioè il reparto di tecnologie all'interno delle aziende sarà il nuovo reparto di ricerca del personale. Qual è l'idea? L'idea di fondo è che AI e agenti intelligenti diventino una sorta di dipendente virtuale da gestire con formazione, aggiornamenti, manutenzione. In altre parole, i lavori che noi conosciamo adesso, soprattutto quelli basati su lavori reiterati, continuativi, diventeranno sempre più facilmente dei lavori che l'intelligenza artificiale può clonare. Ce ne sono in giro un bel po' di esempi. L'ultimo che ho visto, abbastanza impressionante, è un lavoro abbastanza ripetitivo dove il dipendente viene filmato con il suo consenso, cioè tutte le operazioni che fa per una determinata cosa vengono filmate. Questo filmato viene passato ad un'intelligenza artificiale che capisce i passaggi che sono stati fatti e viene implementata all'interno di una di quelle tecnologie che vengono chiamate normalmente operator, cioè l'intelligenza artificiale che usa il computer o usa un browser per fare le stesse azioni. Un sistema che funziona, soprattutto su lavori ripetitivi, funziona molto 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 bene, ma che fa in modo di creare una sorta di nuovo paradigma che secondo me dovremmo imparare ad abbracciare. Un paradigma ibrido dove IT e HR collaborano assieme per creare una interazione tra le persone e gli algoritmi. Certo, con un po' di problemi e di resistenze, credo, no? Ovviamente ogni volta che si tocca l'argomento delle persone sono argomenti che vanno trattati con una certa sensibilità, e superare il concetto del fatto che l'IT mi dà servizi IT, cioè lo chiamo quando non funziona il computer, e passare all'idea che l'IT mi dà un dipendente virtuale che deve essere gestito, manutenuto, aggiornato con le varie parti, è un concetto un po' particolare. E dal punto di vista di tech policy è un passaggio che io ritengo già oggi inevitabile, ok? Chi avrà la responsabilità di assumere, installare, formare, addestrare e licenziare, disattivare gli algoritmi è una funzione che per adesso conosciamo ancora poco, una funzione che è proprio a metà tra la gestione del personale e la gestione delle tecnologie, quindi l'IT. Una politica diversa nell'amministrare quei lavori che vanno dati a un essere umano e quei lavori che verranno dati ad una macchina, e un modo nuovo di concepire il mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che deve fare fronte poi a quello che è ad esempio l'upskilling, cioè quei lavori che io tolgo per adesso dai dipendenti perché sono automatizzati, fa in modo che ho dei dipendenti che il più delle volte non vorrò semplicemente lasciare a casa, ma dovrò convertire a diverse azioni, e la gestione etica di questa conversione potrebbe non essere così semplice come pensiamo. Niente, era solo una riflessione da fare assieme. Se sei nel reparto IT, dimmi che cosa ne pensi; se sei nel reparto HR, dimmi cosa ne pensi, ma comincia a prepararti, perché le richieste su servizi IT di intelligenza artificiale che vadano a sostituire mano a mano tutta una serie di lavori per cui adesso HR, la ricerca del personale, sta seguendo, saranno sempre più alte. Dall'altra parte, se ti occupi di risorse umane, la valutazione di quella che è l'ibridizzazione delle competenze digitali è un problema in cui devi sbattere la testa e su cui devi soffermarti un pochino in più. Perché? Perché non c'è una via competitiva alternativa ai colleghi artificiali, e sempre più aziende dovranno automatizzare tutta una serie di percorsi
perché le altre aziende lo fanno, e se vogliono rimanere competitivi all'interno di un mercato che è competitivo per definizione, quello è quello che dovranno fare. Quindi sia che tu sia IT, sia che tu sia HR, fermati un secondo, prenditi un caffè, leggiti un libro in un parco e capisci come vuoi affrontare nel modo più etico, razionale e inclusivo questo tipo di problematiche, perché sono problematiche che arriveranno ed è sempre meglio essere preparati alle nuove tematiche, no? Che poi è il motto che finisce tutti i miei video. Tutto qui. Al solito, se volete altri spunti del genere, qui sotto c'è la newsletter. Per il resto, se vi iscrivete al canale, di queste cose sto parlando tanto, di come migliorare le tue competenze, o come, in realtà non è vero, non faccio tanto training, più che altro spunti per pensare, per capire dove stiamo andando ed essere pronti per dove stiamo andando. Tutto qui. Grazie mille ancora una volta per avermi ascoltato, e come sempre anche questa volta vi state parati, siete pronti.